A vederla da qua potrebbe sembrare la BMW X3 che già abbiamo fatto vedere all'inizio dell'anno, ma basta fare due passi e spostarsi sul profilo della vettura per notare che le cose cambiano. Da metà auto in poi ci sono queste linee più spioventi, queste linee che tendono a fare un po' il verso a una coupé, che distinguono appunto la seconda generazione di BMW X4. Quest'auto nasce a Spartanburg, nello stabilimento americano della casa dell'elica, e appunto vuole essere la proposta un pochino più sportiva, un pochino più dinamica della serie X, della serie media della gamma X, diciamo la sorella dell'X3 declinata in una versione un pochino più brillante. Si tratta appunto di un'auto lunga 4,75 m, larga 1,92 m ed è alta 162 cm, 6 in meno rispetto alla X3. Qua davanti, per quanto riguarda il design, non ci sono novità, ci sono sempre i gruppi ottici che vengono staccati dal doppio rene con il profilo cromato, che integra anche le prese d'aria mobili che possono andare a gestire le esigenze d'aria del motore in base alla velocità e appunto alle temperature, fari che possono essere full LED o anche B-LED, fari ovviamente adattivi che possono anche disegnare il fascio luminoso sulla base di chi sopraggiunge e di chi precede. Qui davanti abbiamo, su questo che è l'allestimento M Sport, uno dei più apprezzati su questa vettura, che ha venduto 200.000 auto nel corso dei suoi 4 anni di storia, 10.000 qui in Italia, ma tutte nella variante da 190 cavalli diesel. Il 92% almeno di queste erano con questa motorizzazione. Dicevo, ci sono le pinze a 4 pistoncini in monoblocco che denotano appunto il carattere un pochino più sportiveggiante di questa versione, trazione X-Drive di serie su tutte le vetture, e l'assetto è quello M Sport. Una vettura che sempre dal punto di vista dell'estetica incorpora anche nel posteriore questi elementi che ricordano molto da vicino i gruppi ottici posteriori. Questi sono dei LED 3D, ma che abbiamo già visto forse sulla serie 8, la nuova coupé della casa di Monaco, mentre qui abbiamo il bagagliaio, 530 litri di capacità di carico che possono arrivare fino a 1430 se andiamo ad abbattere gli schienali. Con questa pratica levetta basta davvero poco. Lì il sedile anteriore è troppo all'indietro, ma guardate lo spazio di carico. Qui ci sono due trolley di medie dimensioni, ma ci sarebbe ancora tanto spazio per caricare i restanti bagagli. Sempre connotazioni sportive anche nella parte bassa del paraurti, con questo doppio inserto di colore e il doppio scarico. Uno scarico, guardate, è vero, adesso non vi potete lamentare, non c'è niente di finto su questa vettura. Andiamo a richiudere anche il portellone in maniera completamente automatizzata. Vi vado ancora a parlare un po' di quello che c'è sotto la pelle della vettura, per cui abbiamo detto motori sia diesel che benzina, tutti accoppiati allo ZF a 8 rapporti, un cambio a convertitore che su quest'auto secondo me è ancora più eccezionale, riesce davvero a raggiungere una taratura quasi perfetta a metà strada tra il comfort di marcia, che è altissimo, e la sportività, la sensazione di dinamismo che vi dà la vettura. Detto questo, sotto il cofano troviamo i diesel 2000 da 190 e 235 cavalli, quest'ultimo con il turbo multistadio, poi ci sono i 3000 6 cilindri declinati in versione da 265 e 326 cavalli, mentre per i benzina si parte anche qui con un 2000, abbiamo un 2000 da 184 cavalli, un altro benzina da 252 cavalli e poi c'è la variante M40i da 354 cavalli, quella che probabilmente aggiunge ancora un pochino più di brio a questa vettura. Il prossimo anno dovrebbero tra l'altro arrivare le versioni M, come la X5 e la X6M, dovrebbero essere attese sulla soglia dei 450 cavalli. Staremo a vedere che cosa si inventeranno quei pazzi del reparto M Sport. Detto questo, direi di parlare anche di alcune caratteristiche tecniche che mi hanno particolarmente impressionato. La distribuzione del peso, che è stato ridotto di 50 kg rispetto alla generazione precedente, è distribuito 50 e 50, per cui ha tutto vantaggio di una dinamica di guida molto semplice e di chiara interpretazione. Anche dopo pochissimi chilometri ci si trova subito a proprio agio con la vettura. Tra l'altro la carreggiata posteriore è 30 mm più larga di quella dell'X3 ed è anche appunto un pochino più larga di quella anteriore. L'auto è fatta un po' a cuneo, tra virgolette, questo per aumentare comunque il piacere di guida e la sensazione di sportività. Sulle versioni M Performance abbiamo anche il differenziale posteriore a controllo elettronico che lavora insieme al ripartitore centrale
e interviene nelle fasi di sottosterzo o sovrasterzo per cercare di riequilibrare la dinamica dell'auto. Parlando degli interni, vi faccio vedere l'anteriore. Non ci sono differenze rispetto alla X3, c'è sempre questo ambiente con quest'aria molto premium, c'è questa sensazione di estrema solidità ovunque, da tutte le parti ci andiamo ad aggrappare, arriva un ottimo feedback, ma un ottimo feedback arriva anche al tatto della pelle dei sedili, dei materiali, con questo accostamento secondo me eccellente tra pelle e questo alluminio satinato che corre sia sulla plancia ma anche sui fianchi delle portiere. Per quanto riguarda il sistema di infotainment, abbiamo lo schermo da 10,5 pollici che aggiunge le gesture al controllo di vari sistemi e anche la funzionalità touch che abbiamo visto sulla ultima X3. Tantissimi i vani porta oggetti, anche qui davanti avete posto per riporre le chiavi, un paio di bottigliette d'acqua, c'è anche la presa USB volendo per ricaricare il telefono che però può essere connesso tramite Apple CarPlay o Android Auto. Qui davanti invece abbiamo il cruscotto digitale da 12 pollici che cambia a seconda della modalità che selezioniamo, si passa dal blu di EcoPro per arrivare al rosso intenso della mappatura sport. Abbiamo il paddle al volante e ci sono gli ausili alla guida che portano l'auto ad avere una guida assistita di secondo livello. Abbiamo il cruise control adattivo che regola appunto non solo l'accelerazione ma anche la frenata, il limitatore di velocità e il sistema che ci permette di rimanere all'interno della carreggiata, il che ha tutto vantaggio appunto di un comfort di marcia che è uno dei punti forti di questa vettura. Ovviamente è una vettura che è più rialzata da terra, ha un baricentro più alto rispetto ad altre vetture della casa, mi riferisco magari anche alle Gran Coupé, ma comunica comunque un'ottima sensazione di stabilità sulla strada. Vi faccio vedere anche come si sta dietro. Qui basta rialzare i sedili con estrema semplicità, l'ingresso è abbastanza semplice e agevole, devo dire, c'è spazio per la testa, io non sfioro assolutamente, guardate quanto spazio mi rimanga per le gambe, nonostante appunto il sedile sia regolato per la mia posizione. Vi faccio vedere poi che anche qui l'ambiente è davvero di altissimo livello, la finitura che abbiamo anche sul tetto che tra l'altro è panoramico. Questi sono tutti optional che comunque fanno lievitare il prezzo dell'auto, ma è interessante vedere come il 64% degli acquirenti delle 10.000 auto vendute qui in Italia dal 2014 abbia deciso di optare per un livello di equipaggiamento abbastanza alto, pensate circa dagli 11 ai 12.000 euro di equipaggiamento rispetto alla versione di partenza. Ma comunque, come vi dicevo, pelle un po' ovunque, anche qui queste finiture a contrasto, i colori dell'allestimento M Sport, e devo dire che anche al centro c'è abbastanza spazio per un passeggero ingombrante circa quanto me. Sicuramente il tunnel della trasmissione integrale non è che faciliti poi così tanto la vita magari nei lunghi viaggi autostradali. Detto questo, vi sarete resi conto che siamo qui sulla pit lane del circuito di Misano, dove tra l'altro mi trovavo 2 settimane fa e dove ho potuto fare una delle esperienze più belle, devo dire in assoluto. Non è per lei, forse lei non è ancora all'altezza di questo tipo di tracciato, ma forse riesce a trovarsi a suo agio su un altro percorso. Eccolo qua ragazzi, il circuito del quale vi parlavo prima. Questo è il Misano Flat, siamo con Massimo, uno degli istruttori di guidare e pilotare una delle strutture di BMW, possiamo dire, Massimo, gestita dal mitico Store, con la quale avevo già fatto qualche corso, e qui siamo venuti a vedere come si comporta la trazione integrale X-Drive su questo tipo di fondo, per cui abbiamo un fondo dove l'aderenza, diciamo, è risicatissima. Guardate, basta davvero poco per far partire l'auto, e appunto vediamo che si tratta comunque di una situazione che l'auto riesce a gestire in maniera... Via gas? Ottimo Alberto, molto bene. Un pelo di gas, ecco, ok, molto bene, bravo Alberto. Vediamo che la macchina è semplice fin da subito, perché anche con i controlli completamente esclusi riusciamo comunque sia a divertirci, ma anche a capire che, come si sente, la dinamica è comunque improntata diciamo sulla sportività. Vediamo una macchina che si muove molto con il posteriore, ma con il ripartitore che in ogni momento ci tiene abbastanza attaccati a terra. Quindi abbiamo visto il 3-step con i controlli totalmente inseriti, dove l'auto si riprende praticamente in pochissimo tempo. Il secondo step che prevede appunto l'esclusione parziale dei controlli, e quella che stiamo facendo in questo momento. Vedi come
parte subito. Esatto, qui dobbiamo, come vedete basta via il gas, per farla girare via il gas. Poco, una macchina che rimane abbastanza semplice, intuitiva, molto confidenziale. Abbiamo visto anche su strada che si riesce da subito così a trovare abbastanza... Via il gas, via, ok, gas, abbastanza confidenza. Ok, via il gas su questo tornante. Ok, guarda come ha girato togliendo il gas, hai fatto proprio il pendolo destra-sinistra e lei di inerzia è partita. Però hai visto, la reazione non è brusca, non è qualcosa di spaventoso, è qualcosa comunque di progressivo che, benché fosse la prima tua esperienza con questo tipo di vettura oggi, hai subito trovato un'ottima confidenza. Posso dire una cosa, anche se sono comunque pochi giri, devo dire che come dinamica è molto più, sarà anche poi questione del fondo, ma è molto più coinvolgente su questo chilometro del flat track che non sulla strada, anche perché qui comunque c'è poi la possibilità di spingere un po' di più con il gas, ma appunto, come si diceva, rimane una macchina assolutamente facile sia nel contesto stradale ma anche in un contesto come questo. Tra l'altro ricordo a quelli che ci guardano che guidare e pilotare ha a disposizione un corso specifico sul flat, anche con le M4 ad esempio potete venire, sì, quindi una trazione posteriore da oltre 430 cavalli, quindi capire veramente quali siano le dinamiche di un veicolo, come il veicolo reagisce a certi input che gli diamo a velocità però più basse, e appunto poi prendere confidenza. Ma come se la cava questa BMW X4 sulle strade di tutti i giorni? Dunque, noi ci siamo inerpicati per questa stradina un po' tortuosa. Le credenziali della X4 sono quelle di una GT, c'è tanto spazio a bordo, vi citavo gli 8 cm in più di lunghezza e 5 cm in più del passo, che portano ad avere spazio in più per il conducente, per il passeggero, ma anche per gli occupanti dei sedili posteriori. Ci sono 27 mm di spazio in più per le gambe e arrivano anche circa una trentina di litri in più nel bagagliaio. Ma anche su questo tipo di percorsi, su strade un po' strette, un po' tortuose, ricche di curve, l'X4 se la sa cavare molto bene. Quello che mi piace di questo 2000 da 190 cavalli diesel è proprio la tanta coppia che c'è fin dai bassi regimi di rotazione, accompagnato poi dall'onnipresente, direi, cambio ZF a 8 rapporti, un convertitore che si comporta eccezionalmente. Pensate, lo troviamo su una macchina come questa, lo troviamo sulla serie 1, ma BMW l'ha scelto anche per la sua ultima generazione di M5, per cui siamo veramente di fronte a una trasmissione a cui si può dire ben poco. Il comfort a bordo è alto perché, come sulla X3, abbiamo uno speciale trattamento per il cristallo anteriore e i finestrini laterali che ci isolano ancora di più dall'ambiente esterno, riescono a far penetrare meno i frusci aerodinamici all'interno dell'abitacolo, per cui abbiamo un'auto che anche nelle lunghe trasferte autostradali sa comportarsi molto bene. Quello che mi ha colpito è non tanto le doti di guidabilità, non è una macchina ovviamente che ha le credenziali di una serie 4, magari una serie 4 Gran Coupé. Qui abbiamo un baricentro più alto e dobbiamo dialogare con un peso più alto, anche se la distribuzione 50 e 50 garantisce comunque una dinamica discreta. Quello che mi ha colpito appunto è come l'auto riesca a destreggiarsi in questo tipo di strade. Vedete, ci sono tante sconnessioni, ci sono tante cunette alle volte, curve abbastanza strette, ma anche la gestione della geometria variabile dello sterzo la rende adatta anche a un tratto come questo. Adesso passo in sport, subito sento che la risposta del motore cambia, c'è un po' più di verve, diciamo, anche se rimane abbastanza tranquillo. Sicuramente la modalità sport dà il meglio di sé sulle versioni M, le 40i e le 40D. Tra l'altro ci hanno detto che il prossimo anno arriverà per la prima volta sia su X3 che X4 anche la variante M, per cui un motore che dovrebbe aggirarsi sui 450 cavalli, ma lo vedremo poi. In questa modalità sportiva sentiamo che lo sterzo è molto più diretto, da 0 a 40 gradi la cremagliera si adatta per darvi una risposta molto più pronta, riesce a farvi usare letteralmente meno angolo di sterzo e rendere la guida un po' più dinamica, un po' più coinvolgente. Anche il cambio si fa più affilato, non diventa niente di estremo. Quello che mi piace in questo caso è che durante le discese, quando andiamo a riprendere la marcia, sentite, non si avverte assolutamente
il passaggio da un rapporto all'altro. Devo dire, questo da parte di BMW è un'ottima calibrazione, perché appunto non solo c'è un occhio alla sportività, ma c'è anche sicuramente un occhio al comfort. Dunque, che cosa dire in conclusione di questa seconda generazione di BMW X4? Dunque, vi faccio vedere anche qualche altra variante cromatica. Mi piace molto questo blu profondo, ma anche il bianco si fa notare. Devo dire, un'auto che mi è piaciuta molto su strada, un'auto che è più votata secondo me al comfort che a una sportività come la concepiamo noi puristi. Se ripenso alla MX5 dell'altra settimana, non solo siamo su un altro pianeta, ma siamo decisamente su un altro universo. Mi è piaciuta di più che all'interno del flat track, che simula condizioni che, come abbiamo detto, potete ritrovare anche nella vita quotidiana. Ci basta pensare a un fondo innevato, una macchina che riesce appunto a destreggiarsi bene in virtù di qualità tecniche davvero molto raffinate, come la distribuzione dei pesi 50 e 50 e un ottimo sistema di ripartizione della coppia tra avantreno e retrotreno, che non solo la rende godibile e facile, ma devo dire anche divertente. Sono tantissime le scelte delle motorizzazioni disponibili. Si parte dal diesel 190 cavalli, si arriva fino al benzina da 354, se proprio non volete aspettare la M il prossimo anno. Tantissimo spazio a bordo, tantissimo spazio per la famiglia, tantissimo spazio per i bagagli, un comfort che è accentuato anche da un'ottima taratura del doppia frizione 8 rapporti ZF, e un prezzo che parte da 53.850 euro, può arrivare fino a un massimo di 77.000, quindi la colloca nella fascia medio-alta del segmento premium, ma è un prezzo che è giustificato dalla tanta tecnologia e dalla cura del dettaglio, ma anche dall'ambiente interno, dove si respira un'aria veramente premium. Detto questo, direi di lasciare a voi le impressioni sulla nuova BMW X4. Ditemi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Noi invece ci vediamo al prossimo video. Un saluto, ciao ciao!